Buongiorno, eccoci per una nuova chiacchieratina in amicizia. Questa volta lo spunto mi arriva dal fatto che alcune sere fa abbiamo fatto un webinar con il dottor Pietro Buffa e l'ingegner Massimiliano Caranzano. Alcune sere fa, devo dire, oggi è il 28, quindi il 25 giugno 2020, perché poi i filmati rimangono in internet all'infinito e quindi poi non si capisce. Abbiamo fatto questo webinar perché sono usciti questi i loro due libri, è uscita la riedizione dei geni manipolati di Adamo con tutta una serie di integrazioni interessanti ed è uscito questo libro dell'ingegner Caranzano, prima di noi, che è un excursus assolutamente multidisciplinare su quella che è la storia che ci viene normalmente raccontata. Ecco, e che lui cita tra l'altro Honoré de Balzac, il quale già diceva, già scriveva per la verità che appunto la storia che ci viene raccontata è per lo più falsa. Questo lo sappiamo, dal 2010 io vado continuamente dicendo che la storia deve essere riscritta, questa è una delle poche convinzioni che ho, assieme a altre due o tre, ma sono veramente poche, tutto il resto mi piace vivere nel dubbio, mi piace vivere nel mondo della relatività o relativismo, come lo chiama sprezzantemente qualcuno. Ecco, parlando di questi libri, l'ingegner Caranzano, tra l'altro, citava, facendo gli esempi di uno dei temi che ha trattato, lui parlava dell'egittologia, portandola proprio come esempio di una, fra virgolette, non scienza, cioè un tipo di conoscenza che molto spesso non è disponibile a rimettere in discussione se stessa, neppure di fronte alle più palesi incongruenze, neppure di fronte alle più palesi contraddizioni. E questo non è ovviamente un atteggiamento scientifico, ma è un atteggiamento tipico delle religioni che poi, quando non sanno spiegare delle cose, le impongono come verità, le impongono come dei dogmi e che quindi devono essere creduti come tali senza essere mai messi in discussione. Quindi è interessante quando ci si confronta in modo multidisciplinare con questi scienziati che hanno la mentalità vera della scienza, cioè osservano con obiettività la realtà, cercano di dare delle spiegazioni razionali ed oggettive, obiettive e sono disposte a rimetterle in discussione quando questa realtà non risponde più, o meglio, quando queste spiegazioni non rispondono più alla realtà che si presenta ai nostri occhi. E questo è fondamentale, soprattutto per esempio per un ingegnere che ha una mentalità scientifica, ma direi con la precisione della mentalità matematica, che non dovrebbe lasciare spazio a opinioni. Ecco, quindi poi dell'egittologia avremo tempo di parlare perché stanno per uscire dei lavori scientifici, matematici. Adesso mi interessa parlare di un tema che mi sta molto a cuore perché riguarda direttamente la Bibbia e qui inserirò il discorso del titolo l'undicesimo comandamento. Perché secondo me è importante ed è interessante ed è intrigante fare un certo tipo di riflessione sottolineandone la scientificità. C'è una parte della scienza, una parte per fortuna soltanto, che considera che ormai pare aver trasformato il darwinismo in una religione, cioè in un qualcosa, in una verità assodata, assoluta, non discutibile, soprattutto per quanto riguarda, non sto mettendo in discussione il darwinismo in sé, che ha ovviamente tutta una serie di spiegazioni assolutamente importanti, assolutamente fondamentali per l'evoluzione delle specie animali, vegetali, eccetera, ma per quanto riguarda invece il processo di ominazione, cioè la nascita dell'Homo sapiens, la formazione dell'Homo sapiens e soprattutto per quanto riguarda il processo di encefalizzazione, cioè lo sviluppo del cervello dell'Homo sapiens, il darwinismo non è in grado di dare risposte. Poi la scienza nel frattempo ha elaborato tutta una serie di evoluzioni alla teoria dell'origine delle specie per quanto riguarda l'uomo, anche quindi si è introdotto il cosiddetto neodarwinismo, si è introdotto la teoria degli equilibri punteggiati, eccetera, ma comunque certi vuoti del darwinismo rimangono tali, rimangono senza risposta. Forse perché la risposta nel darwinismo non c'è. Dico forse, ovviamente. Io non sono uno scienziato, ma leggo ciò che scrivono gli scienziati. Quindi quando escono libri come questi, che vi ho fatto vedere, succede che ci sono delle reazioni
alle volte anche irrazionali, no? Reazioni di pancia perché, come dire, alcuni non vogliono assolutamente neanche sentir parlare di ipotesi diverse, no? Da un lato ci sono i creazionisti che dicono i testi sacri ci raccontano che la Bibbia, o la Bibbia, insomma, ci racconta che Dio ha creato l'uomo, dall'altra ci sono gli evoluzionisti che dicono non è vero che Dio ha creato l'uomo perché l'uomo invece è nato, si è formato, si è venuto formando per evoluzione naturale. Però questi due aspetti non danno delle risposte. Uno è fideistico e l'altro, anche quello darwinista, in parte anche questo è fideistico, perché i vuoti lasciati dal darwinismo sono veramente tanti. Eppure sono passati 150 anni da quando Darwin ha pubblicato L'origine delle specie, no? Nel 1871. Quindi quando nascono libri come questi, come quello del dottor Pietro Buffa o dell'ingegner Caranzano, molto spesso gli dice, vabbè, le solite fantasie di chi vuole in un qualche modo, no? Cercare di mettersi in mostra con teorie diverse, con ipotesi che non stanno né in cielo né in terra. Invece no, sono libri assolutamente scientifici, assolutamente scientifici. In alcuni aspetti, come dico, sono addirittura matematici. E questi libri si inseriscono tra l'altro in una scia di corrente di pensiero che non è unica, perché nel 1969 era stato pubblicato The Divine Animal dal professor Westcott, che era allora preside del Dipartimento di Antropologia della Drew University, e lui già qui ipotizzava un'origine diversa per l'uomo, cioè l'uomo come prodotto di, diciamo così, esseri divini, perché l'evoluzione non è in grado di spiegarlo. Ci sono altri studiosi, scienziati come Darwin, che mettono assolutamente in discussione Darwin, dicendo che appunto Darwin ha commesso una serie di errori. E tra gli errori che avrebbe commesso, per esempio, il dottor Pietro Buffa nel suo libro ci riporta questo, dice che Darwin affermava allora appunto che attraverso i fossili la Terra fornirà i preziosi tasselli che ci consentiranno di assemblare un mosaico informativo sulle origini molto più concreto e vicino alla realtà rispetto a quanto avessero fatto i testi sacri, responsabili di aver tramandato nei secoli la falsa idea di essere noi tutti progenie di un'unica coppia, no, creata da eccetera. Ecco, in realtà questo qui, cioè questo appunto Darwin affermava che è un altro errore di Darwin, e qui posso parlare in prima persona perché degli errori scientifici lascio parlare gli scienziati, ma quando Darwin attribuiva ai testi sacri la responsabilità di aver trasmesso la falsa idea della creazione, in realtà commette un errore perché i testi sacri, cosiddetti, non ci hanno trasmesso la falsa idea della creazione. Sono state le teologie, sono state le religioni ad aver elaborato la falsa idea della creazione dell'uomo da parte di Dio, perché la Bibbia non ce ne parla mai. La Bibbia non ce ne parla mai. Adesso non entro nel merito ovviamente perché ne ho già parlato altre volte, ne ho scritto nei libri. La Bibbia ci racconta la fabbricazione, nel vero senso del termine, la fabbricazione di una progenie chiamata i maschi Adamo e la femmina Hawa, di una progenie che è il capostipite di un particolare gruppo di esseri umani. Quindi la responsabilità della falsità è in capo alle religioni, non in capo alla Bibbia, che invece ci racconta cose molto più interessanti, molto più affascinanti, che non la fantasia di una creazione divina. Ed è proprio qui che poi inseriamo come dire, l'undicesimo comandamento. Tra i vari libri che sono stati pubblicati proprio in relazione al darwinismo, ce n'è uno che è molto interessante, che è questo, che si intitola L'uomo che gettò nel panico Darwin, e questo uomo che ha gettato nel panico Darwin è niente po' di meno che il suo collaboratore diretto, cioè Alfred Russel Wallace, che con Darwin, ha elaborato la dottrina dell'evoluzione, no? Dell'origine delle specie attraverso la selezione naturale. Bene, dopo 10 anni circa dalla pubblicazione dell'origine delle specie, Wallace scrive a Darwin dicendo: guarda che io ho riesaminato il tutto, ma sappi che la nostra dottrina, la nostra tesi scientifica, che vale per un sacco di cose, applicata all'uomo non funziona.
Cioè lui lo dice chiaramente e lo scrive un sacco di volte che applicata all'uomo non funziona e poi fa anche una serie di esempi. E lui dice che Darwin stesso ha avuto cura di imprimerci, qui nel libro, il concetto che la selezione naturale non ha nessun potere di produrre la perfezione in senso assoluto, ma soprattutto nessun potere di spingere un qualunque essere molto più avanti dei suoi simili. Meno ancora, essa ha il potere di produrre delle modificazioni in qualche misura dannose per chi le possiede. E poi lui fa due esempi. Un primo esempio è quello dello sviluppo del cervello umano, che nell'Homo sapiens è uguale al nostro. Quindi alcune centinaia di migliaia di anni fa, il cervello dell'Homo sapiens aveva già tutte le potenzialità che ha il nostro attuale. Però questo era assolutamente inutile. E lui spiega molto bene che la natura non opera finalisticamente. Quindi la natura non opera producendo un organo che poi diventerà sempre più utile nel tempo. La natura non fa nulla che in quel momento non sia direttamente utile. Quindi lui dice che lo sviluppo del cervello umano non è assolutamente spiegabile dal punto di vista dell'evoluzione naturale, perché introdurrebbe nella natura un concetto finalistico. Casi come questi proverebbero che non la selezione naturale, bensì qualche altra legge o qualche altra forza è stata all'opera. Dovremmo dedurne l'azione di una mente che prevede e lavora per il futuro, proprio come facciamo noi quando vediamo l'allevatore organizzare il proprio lavoro con il determinato proposito di produrre un dato miglioramento nei vegetali o negli animali. E sottolinea Wallace, mi preme qui sottolineare che il presente studio è del tutto scientifico e legittimo come quello sull'origine delle specie. Cioè lui dice, attento Darwin, quello che io sto dicendo è scientifico come ciò che abbiamo detto prima. E poi prosegue dicendo, dobbiamo pertanto ammettere che il grande cervello posseduto di fatto dall'uomo non si sarebbe mai potuto sviluppare per nessuna delle leggi dell'evoluzione, poiché queste per loro natura portano ciascuna specie a un grado di organizzazione esattamente proporzionato alle sue necessità. Ma alcune centinaia di migliaia di anni fa il nostro cervello era assolutamente sproporzionato e la natura, l'evoluzione naturale non l'avrebbe mai fatto. E poi lui parla di un altro aspetto, questo addirittura va contro la dottrina della selezione naturale. Lui dice appunto che se c'è anche un solo elemento che la contraddice, significa che quella dottrina, e questo è un atteggiamento scientifico, quella dottrina applicata a quella fattispecie non funziona. Lui dice, lo spiega molto bene, che la perdita del pelo da parte dell'uomo non è assolutamente giustificata dal punto di vista dell'evoluzione, anzi è contraria all'evoluzione stessa e la natura non l'avrebbe mai permessa. E oltretutto non si spiegherebbe come mai gli uomini che sono andati a vivere nel grande nord, cioè quindi nel grande freddo, non hanno recuperato i peli per via della selezione naturale. Ora, noi sappiamo bene che quella parte della scienza che assolutamente non vuole rinunciare al darwinismo e non vuole quindi mettere in discussione le sue certezze, evidenze, cerca di insomma porre in essere una serie di spiegazioni, ma quelle spiegazioni sono spiegazioni veramente spesso molto, molto fantasiose e lui insomma lo documenta molto bene. Quindi in realtà ciò che noi riteniamo come verità assodate, assolute, molto probabilmente non lo sono. Cioè il darwinismo è pieno di vuoti, è pieno di domande senza risposte. Il problema è, o meglio, la cosa bella è che queste risposte ci sono, volendo ci sono. E dove si trovano? Nei testi antichi, cioè proprio in quei testi che vengono rifiutati. E qui introdurremo l'11° comandamento, proprio nei testi che vengono rifiutati. Il dottor Buffa, tra l'altro, nel suo libro, sempre qui, nel capitolo sesto parla di epigenetica e non vi voglio spoilerare nulla, ovviamente, è un capitolo nuovo in questa seconda edizione, dove lui spiega come scientificamente ci sono dei metodi inusuali per agire sul DNA, cioè metodi inusuali per indurre delle modificazioni
sul DNA. Non sto a spiegarvi di più, in particolare su quella, e poi analizza molto bene quella parte del DNA che volgarmente viene chiamato DNA spazzatura. Ora, in un libro che io e Buffa abbiamo scritto assieme, io ho riportato, e ve le leggo testualmente, sono pochissime righe, dei concetti, li ho riportati testualmente, che una studiosa ebrea, tra l'altro anche una kabbalista, ha inserito in questo suo libro dove parla in modo specifico del DNA ebraico, cioè come di un DNA che ha delle caratteristiche particolari. Sentite cosa scrive l'autrice. Le parole che hanno certamente influito maggiormente a creare l'ambiente sonoro che accompagna la vita dell'ebreo sin dal grembo materno sono le parole dello Shema Israel, che è la preghiera fondamentale degli ebrei, degli israeliti. Insomma. Il suono di queste parole, quotidianamente ripetute da generazioni, giunte all'ebreo già attraverso le pareti uterine e la voce della madre, dall'ambiente familiare e sociale che lo circonda, sono parole che lui stesso ripeterà tutti i giorni della sua vita e sono parole che ritracciano nella sua mente le stesse reti neurali ereditate dagli antenati, creando quei filtri di lettura del mondo tipicamente ebraici. Cioè ci sono, dice questa autrice, dei metodi, diciamo pure inusuali, cioè quindi non meccanici, no? Che formano addirittura, cioè ritracciano le reti neurali, cioè che interagiscono con l'embrione, interagiscono con il feto nel momento del suo sviluppo e in un qualche modo ne condizionano la formazione intesa come formazione di reti neurali che si conformerebbero a quelle degli antenati. Quindi quando escono questi libri, appunto come I geni manipolati o come Prima di noi, prima no, di dire ma tutte fantasie, ecco, dobbiamo prendere atto del fatto che ci sono tutta una serie di correnti di pensiero, come appunto questa qui di questa scrittrice ebrea, che parla addirittura del DNA ebraico, che può essere soggetto ad un condizionamento prodotto da questo, diciamo, tipo di intervento non propriamente usuale. E allora che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere atto del fatto che dobbiamo assumere un altro atteggiamento. Mi riferisco qui ovviamente in modo specifico al discorso dell'evoluzione naturale e dell'origine dell'uomo. Noi sappiamo che abbiamo 10 comandamenti. Questi 10 comandamenti, ne ho già parlato, sono 10 che sono stati scelti tra i 613 precetti che Yahweh, il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento, ha dato al suo popolo. Sono 613 precetti, si chiamano mitzvot, che sono divisi in due gruppi. Un gruppo è di 248, sono chiamati mitzvot asseh, che vuol dire che sono ordini, cioè sono precetti che vengono introdotti dall'ordine farai. Gli altri 365 sono le cosiddette mitzvot lo ta'aseh, che vuol dire non farai. Quindi sono dei divieti, o meglio se preferite, degli ordini dati in negativo. Tra l'altro 248 è il numero, era nella simbologia ebraica il numero delle ossa che compongono il corpo umano, e 365, oltre a essere il numero ovviamente dei giorni dell'anno, sarebbe pure il numero dei legamenti che tengono assieme queste ossa. Ecco, di questi 613 comandamenti a noi intendo dire noi occidentali, nella religione occidentale, perché gli ebrei ovviamente li devono rispettare tutti i 613, e a noi ne sono stati fatti arrivare 10. Ecco, a queste 10 io ne aggiungerei un undicesimo, non perché abbia la presunzione di aggiungere, come dire, di pormi, no, tra i formatori dei popoli, no, che davano i precetti ai loro popoli, ma ne aggiungerei un undicesimo perché secondo me è fondamentale per tutti noi. Perché vedete, i primi 10 non ci coinvolgono. Anche se sono stati utilizzati per creare quel sistema, far formulare quel sistema etico-morale, no, che dovrebbe regolare la nostra convivenza civile e sociale, in realtà quei 10 all'interno dei 613 sono stati dati da Yahweh al suo popolo, esclusivamente al suo popolo, e il suo popolo, lo sappiamo, lo dice la Bibbia con una chiarezza veramente non discutibile, era soltanto
la famiglia di Giacobbe, neppure tutti gli ebrei. No? Lo sappiamo, l'ho già detto molte volte, ma vale la pena ricordarlo per chi magari ascoltasse la prima volta uno di questi video, non avesse mai sentito conferenze mie, eccetera. Yahweh ha combattuto contro gli ebrei, Yahweh ha fatto sterminare un sacco di ebrei. L'ho già detto altre volte, Yahweh, se si vuol parlare di antisemitismo, Yahweh potrebbe addirittura essere il primo grande storicamente accertato antisemita della storia, perché ha fatto uccidere ebrei, cugini, parenti diretti del suo popolo, cioè degli israeliti, cioè dei discendenti di Giacobbe, poi chiamato Israele. Quindi quei precetti riguardano loro, esclusivamente loro. Noi non ne dovremmo essere coinvolti. Ecco, e quindi invece l'undicesimo comandamento riguarderebbe un po' tutta l'umanità. Nel senso è, l'undicesimo comandamento sarebbe questo: farai finta che. Cioè farai finta che ciò che hanno scritto gli antichi corrisponda nella sostanza al vero. Cioè farai finta che ciò che hanno scritto gli antichi abbia una sostanza di verità. Questo ce l'hanno già detto anche gli antichi. Ce l'hanno detto, ce l'ha scritto persino uno dei padri della Chiesa, Eusebio di Cesarea, ce lo scriveva il sacerdote Fenicio San Cugnato, ce lo scriveva Filone di Biblo. Insomma, voglio dire, c'è tutta una corrente di pensiero che riconosce molto bene come la storia che ci hanno raccontato gli antichi non sia una favola, ma sia nella sostanza una storia vera. Una storia che tra l'altro, se noi veramente vogliamo e se noi siamo disponibili scientificamente a prendere in considerazione con la mente aperta, proprio con quell'apertura mentale che la scienza stessa richiede, ecco allora noi con ogni probabilità troveremmo lì le risposte che la scienza ufficiale, che purtroppo in alcuni momenti tende a trasformarsi in religione, le risposte che la scienza ufficiale non è in grado di dare. Lo ripeto, sono 150 anni che ancora il darwinismo presenta tutta una serie di vuoti, tutta una serie di domande senza risposte. Ecco, se noi lo vogliamo e applichiamo questo comandamento del farai finta che, forse queste risposte le troviamo. Grazie, ciao.